Cos'è il tuo livello di italiano? Non lo sai? Nemmeno io lo sapevo, fino a quando non ho iniziato ad ascoltare davvero. Non ti servono test, non ti servono esercizi, non ti serve nemmeno un insegnante. Ti serve solo un po' di silenzio, le tue orecchie e la sincerità di dire «Sì, ho capito» oppure «No, non ci sono arrivato». Questo non è un esame, è un viaggio. Sei tu che guidi. Abbiamo preparato 6 storie, breve, quotidiane, autentiche. Una per ogni livello, dalla 1 al C2. Niente frasi fatte, niente libri di testo, solo voce, emozione e il modo in cui gli italiani parlano davvero. Ascolta la prima. Se ti sembra facile, come se stessi parlando con un amico al bar, ottimo. Ma se la prossima ti fa fermare, ti costringe a ripetere una frase 2 volte, ti fa tornare indietro di 10 secondi. Quella è la tua soglia. La storia che hai capito senza sforzo è il tuo livello. La successiva, quella che ti ha fatto sospirare un po', è il tuo prossimo passo. Non devi capire tutto. Non devi conoscere ogni parola. Devi solo sentire questo mi parla o questo ancora no. E non preoccuparti se ti senti un po' confuso. È normale. Imparare non è come salire una scala, è come camminare in un bosco. A volte vai dritto, a volte ti fermi, a volte torni indietro per vedere meglio un dettaglio che prima non avevi notato. Queste storie non sono un test, sono uno specchio. E se questo ti aiuta, se ti fa dire «Ah, ecco dove sono», lascia un like. Non è solo un gesto, è un segnale. Ci dice che stiamo andando nella direzione giusta. E se ti piace ascoltare l'italiano così, vero, caldo, vivo, allora continua. Perché il livello non si misura con i punteggi, si misura con la tua voglia di ascoltare ancora. Allora, pronti? La prima storia parte ora. Ascolta, la prima storia è per chi sta appena cominciando, per chi sente l'italiano come un suono lontano ma vuole avvicinarsi. Questo è l'A1, il livello dove ogni parola conta, dove una frase breve è un mondo intero. Non ci sono giri di parole, non ci sono espressioni complesse. Qui si parla di ciò che si vive giorno dopo giorno, con calma, con chiarezza, come se stessi raccontando a un bambino o a qualcuno che ti ascolta per la prima volta. Ascolta bene. Non cercare di tradurre. Non cercare di capire ogni parola. Cerca di sentire il ritmo, la voce, l'emozione. Ecco la storia. Mi chiamo Anna, abito a Milano con i miei genitori. La mia stanza è piccola, ma è mia. Ogni mattina mi alzo alle 7, faccio colazione con il caffè e un panino. Poi vado al lavoro. Lavoro in un piccolo bar, vicino alla stazione. Sorrido ai clienti, dico «Buongiorno» e loro rispondono «Buongiorno Anna». Al pomeriggio torno a casa, mangio con la mia mamma. La sera guardo la televisione. A volte leggo un libro. Ho un cane, si chiama Totò. È piccolo, è nero. Fa la nanna sul mio letto. Non ho molti amici, ma ho Totò. E ho il caffè del mattino e la voce di mia mamma che mi chiama «Anna, cena?» Ecco, finita. Se l'hai capita, se hai capito chi è Anna, dove vive, cosa fa, chi le vuole bene, allora hai già superato la 1. Non ti serve sapere cosa significa stazione o panino. Ti serve solo aver sentito questa è una persona, una vita semplice, un cuore tranquillo. Se hai capito questo, sei a un buon punto. Non devi essere perfetto, devi solo essere presente. Questo è il livello A1. Capire frasi brevi, parole familiari, routine quotidiane, sapere chi è qualcuno.
dove vive, cosa fa. Capire che mi alzo alle 7 non è solo un verbo e un numero, è una scelta, è una routine, è dita. Se hai sentito tutto questo, congratulazioni. Il tuo italiano è già a 1. E se ti è sembrato un po' troppo facile, bene, allora sei già oltre. E se ti è sembrato difficile, non importa. Oggi hai ascoltato e questo è già un passo. Perché l'italiano non si impara con la testa, si impara con l'orecchio. E tu hai ascoltato. Ora preparati. La prossima storia è un po' più lunga, un po' più ricca, un po' più tua. Stiamo salendo. A 2 arriva ora. Ora non si tratta più di parole isolate. Non è più io mangio, lei va, lui ha. Qui l'italiano respira. È come ascoltare qualcuno che ti racconta la sua giornata mentre cammina con te, senza fretta, senza teatro, solo voce, pensieri e un po' di silenzio tra una cosa e l'altra. Questo è la 2. Non è il livello in cui sai più vocaboli, è il livello in cui cominci a sentire il perché. Ascolta. Mi chiamo Marco. Vivo in un appartamento a Roma. Non è grande, ma ho una finestra che guarda sul cortile. La mattina entra la luce giusta, quella che ti fa capire che oggi potrebbe essere un giorno tranquillo. Lavoro in un ufficio. Non è quello che sognavo da bambino, ma mi tiene a galla. E poi i colleghi non sono cattivi. Prendo l'autobus alle 8:30. A volte piove e allora mi bagnano i capelli e maledico l'ombrello che ho dimenticato a casa. A volte fa freddo e allora indosso la sciarpa che mi ha regalato mia sorella prima di partire per il Canada. Non l'ho mai lavata, la sento ancora addosso ogni volta che la metto. Il sabato non lavoro e allora esco. Non per fare qualcosa di importante, solo per stare con gli amici, al solito bar. Parliamo di niente, di un film che non abbiamo capito, di quanto è lento il traffico, di quanto il pane al forno dietro l'angolo è migliore di quello del supermercato. Una volta ho provato lo yoga per 3 settimane, ma non mi piaceva. Troppe pause, troppo silenzio. Io ho bisogno di rumore, di voce, di qualcuno che mi dica «E tu cosa fai?» Allora vado al parco, siedo su una panchina, guardo i bambini che corrono senza sapere dove, guardo i nonni che giocano a bocce, lentissimi, come se il tempo non esistesse, e a volte, solo a volte penso questo è ciò che voglio, non un titolo, non un successo, solo questo. Non ti sei accorto di aver capito tutto, vero? Non perché conoscevi bocce o sciarpa, ma perché hai sentito la dolcezza di una vita che non urla, ma che esiste. E questo la 2. Non è sapere che prendere l'autobus è un verbo più complemento e capire che prendere l'autobus, anche quando piove, è un atto di resistenza. Che indossare una sciarpa vecchia non è abitudine, è memoria. Che dire non mi è piaciuto non è un fallimento, è onestà. Se ti è sembrato facile, allora non sei solo intermedio, sei presente. Se ti è sembrato un po' lontano, non importa. Hai sentito qualcosa, qualcosa di vero. E quel qualcosa è già italiano. La prossima storia non parlerà più solo di cosa si fa, parlerà di chi si diventa mentre si fa. Il B1 non è un livello, è un passaggio. E tu sei già sulla strada. Qui non si parla più solo di cosa si fa. Si parla di perché si fa.
e di cosa succede quando qualcosa non va come previsto. Questo è il B1, il livello dove l'italiano smette di essere una serie di frasi e diventa un pensiero che si muove, dove le persone non raccontano più solo la loro giornata, raccontano il loro cambiamento. Ascolta ora. Non cercare di tradurre ogni parola. Cerca di seguire il filo, come se stessi ascoltando un amico che ti racconta, per la prima volta, qualcosa che gli ha cambiato la vita. Ecco la storia. Mi chiamo Luca. Sono un tecnico informatico. Non sono un genio, non ho studiato all'MIT. Ho imparato guardando video su YouTube alle 2 di notte, dopo il lavoro. Ogni problema che risolvo è diverso, come un puzzle che non ha la scatola. A volte ci metto ore, a volte niente. E ogni volta, quando funziona, è come se qualcuno mi dicesse «Hai fatto bene». Ma non è il capo, è io. Ho un corso serale, 2 volte alla settimana. Non lo faccio per il certificato, lo faccio perché voglio capire come si costruiscono le cose, non solo come si riparano. I miei colleghi ridono, dicono «Luca, sei matto! Perché ti sforzi così?» Io non rispondo, perché so che non capiscono, non perché sono cattivi, perché non hanno mai provato a guardare oltre il limite. La settimana scorsa ho sistemato il sistema dell'ospedale. Non era un lavoro mio, ma nessuno riusciva a farlo. Ho lavorato fino alle 3 del mattino. Ho bevuto 3 caffè troppo forti. Ho mangiato un panino freddo. E quando tutto ha ripreso a funzionare, ho guardato fuori dalla finestra. Era ancora buio, ma c'era una luce accesa al 3° piano. Una donna in camice che leggeva un foglio. E ho pensato... Questo è il motivo. Non per il bonus, non per il titolo. Perché qualcuno lì ha potuto continuare a curare. Non so se diventerò un manager o se aprirò una mia azienda. Forse no, ma so che non voglio più essere solo un tecnico che ripara. Voglio essere quello che costruisce. E forse è questo il punto. Non è il lavoro che ti definisce, è il modo in cui lo fai. Hai sentito? Non è una storia di successo, è una storia di attenzione. Di chi sceglie di andare oltre anche quando nessuno lo chiede. Se hai capito perché Luca non ha bisogno di un riconoscimento, se hai sentito il peso del caffè troppo forte, del panino freddo, della luce al 3° piano, allora non hai ascoltato un racconto, hai ascoltato una scelta. Questo è il B1. Non si tratta di grammatica complessa, si tratta di intenzione. Di chi parla non per dimostrare, ma per spiegare a se stesso. Di chi usa l'italiano non per essere compreso, ma per capire. Se ti è sembrato facile, non sei solo intermedio, sei curioso. Se ti è sembrato difficile, non è perché non conosci le parole, è perché stai ascoltando qualcosa che ti tocca. E a volte la lingua più difficile da capire è quella che parla di ciò che sentiamo dentro. La prossima storia non parlerà di un lavoro, parlerà di un cambiamento, di chi ha lasciato tutto. E tu? Sei pronto a sentire cosa vuol dire davvero essere liberi? A questo punto non si tratta più solo di capire cosa viene detto, si tratta di sentire come viene detto. Perché qui l'italiano non è più strumento, è colore, è ritmo. È il modo in cui una pausa può dire più di una frase intera. Il B2 non è il livello delle regole, è il livello delle sfumature, di chi non racconta più solo fatti, ma li mette in relazione con emozioni, dubbi, contraddizioni. Ascolta,
Non cercare di analizzare. Lascia che la voce ti guidi, come se stessi ascoltando qualcuno che ti confida un segreto, tra un sorso di caffè e l'altro. Mi chiamo Chiara. Fino a 3 anni fa lavoravo in un'agenzia pubblicitaria. Avevo uno stipendio buono, una scrivania con la vista, un capo che mi diceva brava ogni volta che consegnavo un progetto in anticipo. Ma ogni mattina, mentre bevevo il caffè davanti allo specchio, mi chiedevo: perché mi sento così vuota? Disegnavo loghi, creavo campagne, inventavo slogan che vendevano cose che non mi interessavano e sorridevo ai clienti come se tutto avesse senso, ma non ne aveva. Un giorno ho guardato il calendario. Era il 12 marzo. Mio nonno sarebbe compiuto 80 anni e io non avevo mai finito il ritratto che gli avevo promesso a Natale. Così ho chiuso il computer. Non l'ho aperto per 3 giorni e ho disegnato. Solo matita, carta e il rumore della pioggia fuori. Dopo una settimana ho dato le dimissioni. Non avevo un piano. Avevo solo un tavolo in cucina, un vecchio iPad e un profilo Instagram con 5 follower. I primi mesi sono stati duri. Dormivo sul divano, mangiavo pasta in bianco e ogni sera mi chiedevo se avevo fatto la cosa giusta. Ma poi una cliente ha condiviso il suo logo, un'altra ha scritto «Finalmente qualcosa che mi somiglia» e piano piano il tavolo in cucina si è riempito di schizzi, messaggi, appunti. Oggi lavoro da casa, non guadagno come prima, ma ogni volta che consegno un progetto non penso al feedback del cliente, penso a quanto quella cosa somiglia a chi la userà. La libertà non è non avere un capo, è non dover fingere, è poter dire «questo non mi piace», senza dover sorridere dopo. E sì, ci sono giorni in cui ho paura, giorni in cui penso «forse avrei dovuto restare». Ma poi arriva una mail, una semplice mail. «Grazie Chiara, questo logo mi rappresenta». E basta, per andare avanti un altro mese. Non ti ha detto «ho cambiato lavoro», ti ha detto «ho smesso di fingere». Se hai colto la differenza tra stipendio buono e mi sento vuota, se hai capito che la vera svolta non è stata dare le dimissioni ma chiudere il computer per disegnare, allora non hai solo capito la storia, hai capito il peso delle parole. Il B2 è questo. Non ti serve sapere cosa significa vuota o rappresenta. Ti basta sentire l'eco dietro quelle parole, perché ormai non traduci più l'italiano, lo respiri. E se ti è sembrato naturale, se ti è sembrato quasi di conoscerla, allora il tuo italiano non è solo fluente, è umano. La prossima storia non parlerà di scelte pratiche, parlerà di idee, di come si governano le persone, di cosa resta quando il progetto finisce. Il C1 non è più una lingua, è uno sguardo sul mondo. E tu sei già pronto a guardare. A questo punto non si racconta più per informare, si parla per riflettere. Il C1 non è il livello in cui si usa l'italiano meglio. È il livello in cui l'italiano diventa pensiero, dove le frasi non seguono solo la grammatica, ma la musica del ragionamento. Qui non ci sono frasi utili per viaggiare o espressioni quotidiane. Ci sono idee che si intrecciano, domande senza risposta facile, silenzi che pesano. Ascolta, non cercare di decifrare ogni parola. Lascia che il discorso ti avvolga, come una conversazione dopo cena, quando tutti se ne sono andati e resta solo la verità.
Mi chiamo Davide. Da 10 anni gestisco progetti. Team di 10, 20, a volte 50 persone. Budget da milioni, scadenze impossibili. Sul cartellino c'è scritto Project Manager. Ma nella vita sono un custode di fiducie. Perché sai una cosa? Gestire un progetto è facile. Ci sono strumenti, diagrammi, tabelle Gantt, ma gestire le persone. Quello è un'arte che non si insegna. Ho imparato che la leadership non è dare ordini, è creare uno spazio dove qualcuno si senta abbastanza sicuro da dire non ce la faccio, perché solo allora puoi davvero aiutarlo. Una volta un membro del mio team ha perso un file fondamentale. Non l'ha detto per 2 giorni. Aveva paura. Paura di deludermi. Paura di sembrare incompetente. Sai cosa gli ho detto? Grazie per avermelo detto ora. E non era educazione. Era vero. Perché il più grande rischio non è il fallimento. È il silenzio. È quando nessuno parla, perché tutti hanno paura di sbagliare. Con gli anni ho capito che il mio lavoro non è portare a termine un progetto, è costruire un clima, un'atmosfera in cui le persone possono cadere e sapere che qualcuno le aiuterà a rialzarsi. Non per dovere, ma perché si fidano. E la fiducia non si ottiene con le riunioni, si costruisce con le piccole cose, con un "come stai davvero?" detto senza fretta. Con un "facciamo domani" quando vedi che oggi non ce la fai, con il coraggio di ammettere "anch'io ho sbagliato". Non credo più nel controllo, credo nella connessione, nel guardare negli occhi qualcuno e dire, senza parole, siamo nella stessa barca. E sì, a volte perdo il sonno, non per i numeri che non tornano, ma per le persone che si chiudono, per quelle che pensano che il valore si misuri solo con la produttività. Ma ogni volta che qualcuno mi scrive «Grazie Davide, con te ho imparato a parlare», so che non sto solo gestendo progetti, sto aiutando qualcuno a respirare. E forse questo è il lavoro più importante di tutti. Non ha detto sono un buon capo. Ha detto credo nella connessione. Se hai colto la differenza tra gestire un team e custodire la fiducia, se hai sentito il peso del grazie per avermelo detto ora, allora non stai più imparando l'italiano. Lo stai abitando. Il C1 non è parlare come un madrelingua, è pensare come uno che ha vissuto abbastanza per sapere che le parole servono a costruire ponti, non muri. E se questa storia ti è sembrata chiara, naturale, quasi familiare, allora il tuo italiano non è solo avanzato, è maturo. Perché ormai non cerchi più di capire, comprendi. La prossima storia non parla di lavoro, non parla di relazioni. Parla di tempo, di silenzio, di ciò che resta quando tutto il rumore finisce. Il C2 non è un livello, è uno sguardo, e tu sei quasi pronto a vederlo. Questa non è una storia come le altre. Perché il C2 non è il punto in cui si parla bene l'italiano. È il punto in cui l'italiano diventa respiro, dove le parole non servono più per spiegare, servono per sfiorare qualcosa che non ha nome. Qui non si racconta più per essere compresi. Si parla perché il silenzio, a volte, non basta. Ascolta, non con la testa, con il corpo, perché questa voce non descrive la vita, la abita. Mi chiamo Elena e ho smesso di contare. Non conto più i giorni, non misuro più i successi, non tengo traccia di quante volte ho detto sì quando volevo dire no. Un tempo pensavo che crescere volesse dire aggiungere più esperienze, più viaggi, più titoli, più cose da mostrare. Poi
un pomeriggio d'autunno, mentre riordinavo una vecchia scatola di lettere, mi sono accorta che ciò che mi faceva sorridere non era ciò che avevo fatto, era ciò che avevo lasciato andare. Crescere per me, oggi, significa soprattutto sottrarre, lasciare andare le aspettative altrui, le domande che non mi appartengono, le voci che dicevano devi essere più veloce, più brillante, più utile. Ora scelgo la quiete, non perché non mi importi del mondo, ma perché ho capito che non posso curare gli altri se non abito in pace con me stessa. La libertà non è poter fare tutto, è poter stare fermi e non sentire il bisogno di giustificarsi. A volte passo interi pomeriggi a guardare le foglie che cadono. Non penso a niente. E in quel niente c'è tutto. Non cerco più di capire la vita. La vivo. Con le sue crepe, con i suoi silenzi lunghi, con la sua luce, che cambia colore a seconda dell'ora. E la pace non è l'assenza di rumore. È la certezza che, anche nel caos, c'è un punto dentro di me che non trema. Non so se questo si chiama saggezza, forse è solo stanchezza, o forse è finalmente chiarezza. Ma una cosa la so: non misuro più la mia vita da ciò che possiedo, né da ciò che ho realizzato. La misuro da ciò che apprezzo. Da un respiro profondo al risveglio, dalla voce di un'amica che dice «ci sono», dal silenzio condiviso con chi non ha bisogno di riempirlo. Ecco, questa è la mia storia. Non ha un inizio netto, non ha una fine. È solo qui. Non ha raccontato un evento. Ha offerto uno sguardo. Se hai capito che sottrarre non è perdere, ma liberarsi, se hai sentito la differenza tra silenzio vuoto e silenzio pieno, se la frase «non misuro la mia vita da ciò che possiedo» ti ha toccato come una verità che già conoscevi. Allora non stai più studiando l'italiano. Lo stai vivendo. Il C2 non è parlare come un madrelingua, è esprimere pensieri così sottili, così umani, che nemmeno la tua lingua madre riesce sempre a dirli. E se questa storia ti è sembrata chiara, non perché conoscevi ogni parola, ma perché sentivi ogni pausa. Allora, congratulazioni. Il tuo italiano non è solo fluente, è profondo. Ma ricorda una cosa. La padronanza non è un traguardo. È un modo di ascoltare. Di parlare. Di stare al mondo. E anche al C2 c'è sempre qualcosa di nuovo da sentire. Qualcosa di nuovo da lasciare andare. Non ha raccontato un evento. Ha offerto uno sguardo. Se hai capito che sottrarre non è perdere, ma liberarsi, se hai sentito la differenza tra silenzio vuoto e silenzio pieno, se la frase «non misuro la mia vita da ciò che possiedo» ti ha toccato come una verità che già conoscevi. Allora non stai più studiando l'italiano. Lo stai vivendo. Il C2 non è parlare come un madrelingua, è esprimere pensieri così sottili, così umani, che nemmeno la tua lingua madre
riesce sempre a dirli. E se questa storia ti è sembrata chiara, non perché conoscevi ogni parola, ma perché sentivi ogni pausa. Allora, congratulazioni. Il tuo italiano non è solo fluente, è profondo. Ma ricorda una cosa, La padronanza non è un traguardo. è un modo di ascoltare, Di parlare. di stare al mondo. E anche al C2 c'è sempre qualcosa di nuovo da sentire. Qualcosa di nuovo da lasciare andare. Hai ascoltato 6 storie. Non ti abbiamo chiesto di memorizzare. Ti abbiamo chiesto di sentire. Se una ti è sembrata facile e la prossima no, non sei indietro, sei esattamente dove devi essere. L'italiano non si impara per superare un test. Si impara per sentirti meno solo. Se questa voce ti ha parlato, anche solo un po', grazie. Lascia un like. Condivide con qualcuno che ha bisogno di sentirsi capito. Perché imparare una lingua non è un traguardo, è uno stile di vita. A presto. Continua ad ascoltare. Non smettere.